Breve storia del pane in Italia. Epoca romana, 753 a.C., 476 d.C. I Romani trasformarono la panificazione da arte domestica a industria urbana. Inizialmente il pane era un lusso per i ricchi, fatto con farina di frumento, mentre i poveri mangiavano focacce di miglio e orzo. Intorno al secondo secolo a.C. nacquero i primi forni pubblici e le corporazioni di panettieri pistores. Il famoso panis quadratus era il pane quotidiano dell'impero, cotto in forme circolari divise in 8 spicchi. Medioevo, V al XV secolo. Con la caduta dell'impero, la panificazione si frammentò regionalmente. I monasteri divennero centri di conservazione delle tecniche di lievitazione naturale. Nacquero le prime distinzioni regionali. Il nord sviluppò pani più ricchi con burro e latte, il centro-sud mantenne tradizioni più sobrie. Le corporazioni medievali stabilirono rigide regole di qualità e controllo dei prezzi. Rinascimento, XV-XVI secolo. L'introduzione di nuove tecniche di macinazione e l'arrivo di grani dalle Americhe diversificarono ulteriormente la produzione. Le corti rinascimentali svilupparono pani di lusso, mentre si consolidarono le tradizioni regionali che conosciamo oggi. In questo periodo si definirono molte delle ricette tradizionali ancora in uso. Era moderna, XVII-XIX secolo. L'unificazione d'Italia, 1861, portò al confronto tra tradizioni regionali diverse. Il pane divenne simbolo di identità locale, il pane toscano senza sale, per protesta contro la tassa sul sale, la focaccia ligure, i grissini piemontesi. L'industrializzazione iniziò a standardizzare alcuni processi, ma le tradizioni locali rimasero forti. XX-XXI secolo. Il Novecento vide prima l'industrializzazione massiva del pane, poi dagli anni '80 una riscoperta delle tradizioni artigianali. Oggi l'Italia protegge le sue varietà tradizionali con marchi DOP e IGP, bilanciando innovazione tecnologica e salvaguardia delle ricette storiche tramandate da oltre 2000 anni di civilizzazione panaria. Il pane in Italia è un vero patrimonio gastronomico con una ricchezza incredibile di varietà regionali. Ecco una panoramica completa delle principali tipologie per regione. Grissini torinesi, sottili bastoncini croccanti, elaborati con farina 00, lievito, olio d'oliva, sale. Biova, pane morbido con crosta dorata, elaborato con farina di grano tenero, lievito madre, sale. Michetta rosetta, pane vuoto all'interno, crosta croccante, farina 00, lievito di birra, sale. Coppia ferrarese, forma a fiocco, pasta dura, farina 00, strutto, lievito madre. Bozza veneta, pane rustico, mollica compatta, farina tipo 1, lievito madre, sale, olio. Ciabatta, forma allungata, alveolatura irregolare, farina 00, lievito madre, olio d'oliva. Focaccia genovese, schiacciata con olio, farina 00, lievito di birra, olio extravergine, sale grosso. Farinata, focaccia di ceci, farina di ceci, acqua, olio d'oliva, sale. Piadina romagnola, disco sottile, farina 00, strutto olio, bicarbonato, sale, acqua. Crescentina, pane morbido e spugnoso, farina 00, lievito di birra, latte, sale. Pane toscano, senza sale, caratteristico sapore neutro, farina tipo 1, lievito madre, acqua. Schiacciata, focaccia bassa, farina 00, lievito madre, olio d'oliva, rosmarino. Pane lariano, crosta scura, mollica compatta, farina tipo 1 e 2, lievito madre, sale. Maritozzo, dolce soffice, farina 00, lievito, burro, zucchero, uova. Pane di Altamura DOP, semola di grano duro rimacinata, lievito madre, acqua, sale.
tarallo napoletano, ciambella croccante, farina 00, strutto, pepe nero, lievito. Frisella, biscotto secco, farina di grano duro, lievito madre, sale, acqua. Focaccia barese, con pomodorini e olive, farina 00, semola, lievito, olio d'oliva. Pitta, focaccia spessa, farina tipo 1, lievito madre, olio d'oliva, sale. Pane nero di Castelvetrano, farina integrale e crusca, lievito madre, sale. Cuddura, pane pasquale intrecciato, farina 00, uova, burro, zucchero, lievito. Carasau, carta da musica, farina di grano duro, lievito madre, sale, acqua. Pistoccu, simile al carasau ma più spesso, stessi ingredienti. Consumo per tipologia, dal maggiore al minore. Pane bianco comune, tipo Michetta Rosetta da 35 a 40% del consumo. Pane pugliese Altamura, da 15 a 18%. Pane toscano, da 12 a 15%. Focaccia, varie tipologie, ottava 10%. Pane integrale cereali, da 6 a 8%. Ciabatta, 4 a 6%. Grissini, 3 a 4%. Pane di segale speciali, 2-3%. Piadina, 2-3%. Altri pani regionali, 5-7%. Dati approssimativi basati su consumi nazionali generali. La tradizione panaria italiana riflette la biodiversità del territorio e le tradizioni locali, con ricette tramandate da generazioni che utilizzano principalmente farine locali, lievito madre e ingredienti del territorio. E tu, che tipo di pane preferisci? Commenta sotto e suggeriscici qualche altro pane da commentare. Iscriviti al canale per altri video. Grazie.